avevo 17 anni, si fece male Giubertoni a 20 minuti dalla fine, 25, e Venezia mi dice scaldati, va dentro, bisogna che vai dentro. E mi posiziono a metà campo, viene l'arbitro, fa entrare, arriva Suarez e Lodetti che giocavano nella Sampdoria. Uè, figlio, dai, senza paura, vedi, cura, picca, fatti vedere anche Luigi Suarez, che poi ha avuto allenatore dopo 2 anni, oltretutto. È stata una cosa che ho gradito in maniera molto particolare. Quando tu fai la trafila al settore giovanile e poi arrivi alla prima squadra è una cosa più... Perché fare tutta la trafila, poi trovarti in prima squadra e giocarci 6 o 7 anni, 5 anni, quello che è una cosa che... Cioè non puoi non voler bene alla maglia. Graziano Bini aveva un carattere forte, diciamo che vederlo così uno pensa che sia stato burbero, invece era un ragazzo eccezionale era anche come capitano e come giocatore. Parlando del 79-80 eravamo quasi tutti capitani, direi, perché eravamo un gruppo veramente molto unito. Se poi si pensa che negli 11 titolari 6 o 7 venivamo dal settore giovanile, credo che sia una cosa quasi irripetibile. Durante la settimana, durante gli allenamenti ci dava carica, insomma, non dovevamo mai mollare, anche nelle partitelle di allenamento c'era questa grinta, questa voglia, la forza, sempre anche di vincere la partitina che facevi, no? Marini, Caso, Ibini, sono tutti giocatori che oltre che per loro hanno giocato molto anche per gli altri. Quando bussavo alla porta di Bersani, perché i miei compagni mi dicevano Bino, vai a parlare col mister, ancora in ritiro, abbiamo fatto una settimana, almeno mezza giornata a casa. Chi è? Sono Bini, mister. Vieni, basta fare che non mi dici del ritiro, chiedimi tutto. Ecco, volevo chiedere proprio del ritiro, ho detto, chiudevo la porta, andavo via. Noi ci trovavamo in 13-14 in una camera sola, in una camera a preparare la partita, a dire, quando c'erano i derby cominciavamo la notte prima, domani non vorrei essere nei panni del Milan, li massacriamo. Non c'era televisione, non c'era niente, quindi un gruppo tosto perché stavamo 13-14 in una camera a parlare di quello che poteva succedere il giorno dopo. Eravamo brillanti, ecco, forse è la parola giusta, in cui quando andavamo in campo, quando salivamo l'ultimo scalino, come diceva il capitano, no? Ditene finché volete, ma quando salite l'ultimo scalino che entrate nel campo, da là siete 11 compagni, ma eravamo 11 compagni anche fuori dal campo. Ecco. Bini, triangolo, il passaggio è stato di Beccalossi, ancora Bini, tiro e gol di Bini, si sblocca la situazione. 9 su 10 mi ricordano quel gol, però credo che nei pochissimi che ho fatto, il gol più bello l'ho fatto alla Juventus, alla vigilia di Pasqua, in un sabato abbiamo giocato 2-2 e lì secondo me fece un gol a livello tecnico abbastanza importante. Capitani presenti e futuri forse, sì. Diciamo che Bini era il capitano in quell'anno lì, Oriali poi diventò capitano, io divenni capitano. È un grande gruppo che è rimasto in amicizia anche nel tempo. Tanti giocatori ci si sente ancora, ci si vede e quindi credo che sia stata anche quella qualità a portare alla vittoria la squadra.
Baresi, moto perpetuo lo chiamavamo, o carro armato. Marino sono nominato il carro armato, perché era una cosa incredibile. Aveva una forza, la corsa, giocava forte Beppe Baresi. Ero giovanissimo, 14 anni, nel lontano 1972 a settembre mi trovai in quel di Rogoredo dove si trovavano le squadre giovanili dell'Inter e quello fu il mio primo giorno di scuola interista. Inizialmente mi trovavo bene sulla fascia, mi divertivo, poi giocando a centrocampo, visto che giocavo più palloni, avevo modo di impormi anche sotto l'aspetto fisico, rincorrendo, giocando, marcando giocatori importanti, quindi mi dava anche quella sicurezza e quella voglia di confrontarmi con grossi giocatori. Beppe Baresi era protagonista perché massacrava il giocatore più importante dell'altra squadra. Il Baresi è sempre stato un martello, come dicevano, quindi magari non ha fatto grossissime partite con grandi gol o grandi tocchi. Ha fatto sempre grosse partite di quantità, di voglia, di marcamento di grossi giocatori. Però se dovessi ricordarmi un gol bellissimo, sicuramente quello con la Roma a San Siro al volo, dove vincemmo la partita 3-2. Traversone corretto da Altobelli di testa e colpo di bazooka di Beppe Baresi. Beppe Baresi per me fu un riferimento importante come professionista, non che gli altri non lo fossero, però era veramente l'esempio da seguire, un ragazzo di una semplicità estrema, un ragazzo di un'umiltà estrema, veramente un punto di riferimento non solo per i compagni ma anche per un allenatore che avere in squadra un ragazzo del genere, un esempio positivo è sempre importante. Beppe Baresi, il mio primo capitano, un giocatore fortissimo sul piano tecnico, ma anche da un punto di vista morale. La fascia da capitano deve essere quella importante e quella riconosciuta dai tuoi compagni, dalle tue compagne. Quindi vuol dire che tu hai lasciato o dai un grande esempio, il primo a lavorare, il primo a essere disponibile ad aiutare gli altri, a sacrificarsi per gli altri, mettere a disposizione le proprie qualità e competenze per i compagni, per la squadra, per raggiungere gli stessi obiettivi o lo stesso obiettivo. Beppe Baresi, Ferri, Riccardo, Beppe Bergomi e compagnia bella, eravamo abituati sin da quando avevamo 10 anni a giocare i derby. Dei ricordi bellissimi di una grande passione che è il calcio, iniziato da piccoli, in campagna e proseguito poi in due strade diverse ma entusiasmanti. Io all'Inter e lui al Milan. Abbiamo condiviso lo stadio, la città, meno che i colori. È stato molto emozionante percorrere questa carriera, diciamo, a fianco a lui, anche in due squadre diverse, però nella stessa città, e poi culminare con in centro al campo, scambiarci il gagliardetto come due capitani di due squadre così famose, di rango e di grande vittoria. Credo che sia una cosa molto esaltante e bellissima. Il capitano era Beppe perché insomma io ancora adesso ho un rapporto bellissimo con lui, però dopo le prime partite insomma lui ha perso la titolarità e quindi giocavi, però quando lui entrava a partita iniziata la metteva lui la fascia. È l'anno dello scudetto del Trap dove alla fine ero quello con più presenze, però metà da titolare e metà subentravo al momento che la partita richiedeva, magari si vinceva 1-0, a un certo punto il Trap mi metteva dentro per cercare di portare a casa questo risultato per vincere la partita. Vincere da capitano sicuramente è più soddisfazione, più responsabilità
la voglia di essere vicino a tutti i compagni che avevano bisogno, quindi credo che vincere uno scudetto da capitano ti dà quella soddisfazione, responsabilità, gratificazione che credo che a fine annata ti porti dietro poi negli anni futuri. Il grande campione, il Ronaldo, il Maradona ti può far vincere le partite, ma il campionato e le coppe le fa vincere la squadra, il gruppo, quindi questo credo che sia importante. E se c'è un capitano riconosciuto dalla squadra, credo che sia un grande vantaggio per tutto il gruppo.